Salve a tutti, in questo video vedremo la differenza fra i gruppi e le classi. In questo caso sono nel mio account reale perché così posso mostrarvi i gruppi. Mi trovo nella home page e come vedete a sinistra ho sia l'elenco delle mie classi sia l'elenco dei miei gruppi. I tre puntini che sono al fianco delle mie classi o i miei gruppi, è un attimo che cambio la lingua in italiano. Ecco qua. Allora, le mie classi e i miei gruppi. Se io clicco sui tre puntini posso creare una classe o iscrivermi alla classe di un collega. Analogamente, se io clicco sui gruppi, creo un gruppo, mi iscrivo al gruppo di qualcun altro. In che cosa consiste la differenza fra classi e gruppi? Le classi sono fatte per gli studenti, sono dotati di registri, compiti, tutto quello che ci serve per l'attività didattica. I gruppi invece sono delle reti professionali, cioè dei gruppi di persone che hanno deciso di collaborare e vengono usati anche moltissimo per la formazione didattica, formazione professionale. Dunque, alle classi si può accedere da qualsiasi pagina, a qualsiasi punto di Edmodo, semplicemente cliccando sul pulsante classi, come abbiamo già visto in un altro video. Ai gruppi si può accedere da qualsiasi punto di Edmodo cliccando sul proprio avatar e scegliendo poi nel menu contestuale che appare e nel menu a cascata la voce gruppi. Io ho cliccato ed ecco qua la pagina dedicata ai gruppi. Come vedete abbiamo i tre puntini qua a destra, se clicchiamo possiamo accedere ai gruppi che abbiamo archiviato, che naturalmente possono essere solo i nostri gruppi, non possiamo archiviare i gruppi degli altri, oppure possiamo riordinare i gruppi. Questa è una possibilità comodissima. Se io clicco qua, come vedete, sono comparse le maniglie. Le maniglie sono questi tre puntini. Per esempio, io lavoro molto spesso, apro molto spesso il gruppo degli ambasciatori di Edmodo, quindi non faccio altro che puntare il mouse sulla maniglia, clicco il tasto sinistra del mouse e trascino qua sopra. Ecco, una volta che sono contenta del risultato, clicco su fatto. Ma prima di fare questo vi faccio notare che c'è un avviso qui a destra che dice che presto ci saranno alcuni cambiamenti anche nei gruppi. Allora clicco su fatto e come vedete nella home page ora Edmodo Ambassadors appare subito sotto il gruppo supporto docenti italiani. Torniamo però torniamo a riaprire un gruppo, per esempio supporto docenti italiani. Questo è un gruppo di cui io sono la proprietaria, come si vede qua. Qui troviamo e quindi posso fare tutta una serie di operazioni. Per esempio posso gestire il codice del gruppo che si gestisce esattamente come quello di una classe. Andiamo a vedere le impostazioni generali. Come vedete qui abbiamo il link che possiamo inviare ai nostri colleghi o a chiunque vogliamo per suggerire l'iscrizione al supporto docenti italiani. Io riceverò, essendo la proprietaria, riceverò una richiesta di iscrizione che potrò così approvare. Naturalmente voglio vedere tutte le richieste di aiuto, le condivisioni, i suggerimenti che mi arrivano sul gruppo e quindi lascio spuntata questa casella. Posso cambiare il colore del gruppo, cosa che non avrà alcun riflesso su come voi lo vedete, cioè se io clicco qua cambio solamente per la mia interfaccia sul mio computer. Posso invitare nuovi membri inviando nuovi iscritti inviando l'URL di iscrizione via mail, e poi qua ci sono le impostazioni avanzate. Ecco, per esempio lascio il nome invariato, però voglio cambiare perché il gruppo non naturalmente non è solamente per gli insegnanti del nido, quindi seleziono l'intervallo e amplio
a tutti i livelli. Come vedete, ecco qua è cambiato dall'asilo nido all'università. Riapro le impostazioni e le impostazioni avanzate. Ecco, un'altra cosa che può essere importante è aggiungere la moderazione al gruppo. Una volta fatto il cambiamento, naturalmente salvate. E se il gruppo è di vostra proprietà, potete anche decidere di archiviarlo o di copiarlo. Non avrete queste voci naturalmente se il gruppo non è di vostra proprietà, ed è la cosa che adesso vi mostro immediatamente. Se io torno nella home page e apro un gruppo a cui mi sono semplicemente iscritta, per esempio questo qua, e apro i tre puntini, come vedete l'unica voce che compare è ritirarsi dal gruppo, quindi eliminare l'iscrizione, cosa che ora non farà. C'è qualche piccolo problema che non mancherò di segnalare ecco, no, ha funzionato bene. L'unica cosa che non dovrebbe comparire è il codice, infatti non posso, come persona semplicemente iscritta, andare a modificare il codice. Posso però invitare un'altra persona a iscriversi nel gruppo che io ritengo particolarmente importante. Ecco, credo di aver detto tutte le cose principali. Se avete delle domande, scrivete nei commenti qua sotto al video. Alla prossima!